There's so much joy in coming together to practice the Dhamma. C'è così tanta gioia nell'incontrarsi per praticare insieme il Dhamma. To cultivate the heart. Per coltivare il cuore. To meet friends on the path again. Incontrando nuovamente gli amici lungo il cammino. And to meet new friends on the path. E anche incontrando dei nuovi amici lungo il cammino. One of my beloved Dhamma teachers in Burma, an Abhidhamma teacher. Uno dei miei insegnanti, molto amati, un insegnante di Abhidhamma in Birmania, always begins a talk by saying good morning or good afternoon, Dhamma brothers and sisters. Comincia sempre il suo discorso la mattina o il pomeriggio dicendo buongiorno, buon pomeriggio fratelli e sorelle di Dhamma, nel Dhamma. This is very humbling because he's an incredible teacher and an incredible scholar. E questa è una cosa che veramente ci rende molto umili, perché questo insegnante è davvero straordinario, uno studioso anche incredibile. But it's true, we're all brothers and sisters. Eppure è vero, siamo tutti fratelli e sorelle. So we come together here, supported by this wonderful place and these wonderful people, Shani, Sandra, all the staff. Quindi ci incontriamo qui grati per il sostegno che otteniamo in questo luogo meraviglioso, il sostegno che ci danno tutte le persone, Gianni, Sandra e tutto lo staff. Donatella translating, Federica managing. Donatella che traduce, Federica che fa il manager. It takes a lot of work to pull this together. E ci vuole davvero molto lavoro per organizzare tutto questo. And we come together here as Dhamma brothers and sisters with all this effort that we make to come, that is made to support us, to simply remember that. E quindi ci incontriamo qui dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto per riuscire ad arrivare qui, anche l'impegno che è stato profuso da chi ha organizzato tutto questo perché noi si possa ricordare quello. Because we forget. Perché ci dimentichiamo. Yeah, and lots of things get in the way of that understanding, that heart knowledge of how close we are to each other. Ci sono così tante cose che spesso interferiscono con questa conoscenza che noi in realtà abbiamo, cose che interferiscono con il nostro incontrarsi l'uno con gli altri. So we practice to remember that. E quindi pratichiamo proprio per ricordarci di questo. And all of us will spend the week doing that. E tutti noi trascorreremo questa settimana facendo proprio questo. So warmly, warmly, warmly welcome. E quindi davvero con tutto il cuore benvenuti. I used to be a lay person. I know what it takes to get to a retreat. Io sono stata una laica e so bene quello che ci vuole per riuscire a venire a un ritiro. And I know what it takes to enter a retreat, how sometimes we bring home with us and it takes a while to really arrive. E so anche che ci vuole del tempo per entrare davvero nel ritiro, perché quando arriviamo noi portiamo con noi tutto un bagaglio. So you've made a lot of effort and sacrifice to come, time away from your work, your family, your responsibilities. Quindi avete fatto dei sacrifici, avete tolto del tempo, sottratto al vostro lavoro, alle vostre famiglie, tutto questo per venire qui al ritiro. Please, having done that, or now that you have done that, please
relax. E adesso che avete fatto tutto questo sforzo, rilassatevi, davvero vi prego, rilassatevi. Because often having done that, we come, I'm going to make the most of it. Perché magari arriviamo e ci diciamo, devo veramente sfruttare al massimo questa occasione. And everything is tight. E tutto allora diventa molto contratto. Dharma basically means nature. Dhamma o dharma fondamentalmente vuol dire natura. And metta, this quality of heart that we will cultivate this week, meaning friendliness, is one aspect of Dhamma. E metta, questa gentilezza amorevole, questa amichevolezza che coltiveremo durante questa qualità del cuore, che coltiveremo durante questa settimana, è parte fondamentalmente, è un aspetto della natura. So it's not something that we don't already have access to. Quindi non è qualcosa a cui non siamo in grado di accedere. We just remember. Si tratta di ricordarcene. I'll be saying quite a bit about metta this week. I don't want to talk too much about it right now. Durante la settimana parlerò a lungo della metta, non vorrei parlarne molto adesso. Except to say relaxation, ease, is one important foundation of this practice. You cannot create metta. You're not here to do that. You're here to remember it. E una parola chiave è rilassamento, è agio. La metta non è qualcosa che si può fare, si tratta di ricordarsene, non si può creare. And whether we do vipassana practice or metta practice, it's not about attaining, getting, having something. E che noi si faccia pratica di vipassana o pratica di metta, in entrambi i casi non si tratta di ottenere qualcosa, di sforzarsi per raggiungere a un obiettivo. It's about creating the conditions for that to arise by itself. Si tratta di creare, coltivare le condizioni perché la vipassana o la metta possa sorgere spontaneamente. So, when I say relax, of course you don't want to waste your time here, and I would never encourage that. But please remember that you can't create this. All you have to do is follow the basic instructions that I will offer. Quindi, and keep going. And this process is mysterious. It happens by itself. rilassarsi naturalmente non è un invito perché perdiate del tempo, non vuol dire non metterci dell'impegno, ma si tratta sostanzialmente di seguire le indicazioni che vi verranno date in modo consistente e con fiducia e permettere che poi la metta si manifesti. So, there are some things I want to speak of briefly now, tonight, that support the unfolding of the practice, that are creative conditions, that support the arising of insight, metta, the deepening of the practice, whether it's metta practice or vipassana practice. Vi darò alcune indicazioni, comincerò a darvi alcune indicazioni che sono di supporto, che permettono di creare le condizioni per lo sviluppo della consapevolezza profonda o della pratica o della metta stessa. And so what I want to talk about a little bit tonight as we enter this retreat together, we begin this journey together.
Quindi quello di cui vi vorrei parlare questa sera, mentre cominciamo a intraprendere questo viaggio che faremo insieme, are the essential elements of any retreat. sono gli elementi fondanti di qualunque ritiro. These things that create a container for the unfolding of the practice. Tutti quegli aspetti che creano un contenitore che favoriscono lo sviluppo della pratica. Some of these things you've already learned of practically from Federica. Alcuni di questi li avete già sentiti da Federica come indicazioni pratiche. And I just want to kind of emphasize the importance of them. Vorrei soltanto sottolineare l'importanza di alcuni di queste. Retreat, the word in English means to remove yourself. Ritiro in inglese come in italiano, ritirarsi, a questa accezione di allontanarsi da qualcosa, di ritirarsi. To go away from the conditions of our everyday lives into a solitary space, a solitary container amongst each other. Allontanandosi quindi, differenziandoci quindi dalle condizioni della nostra vita quotidiana in quello che è uno spazio solitario, individuale, pur essendo insieme ai nostri compagni di viaggio. And it's a paradox. We're all together in this, but we are by ourselves. E questo è un paradosso perché siamo qui tutti insieme, ma nello stesso tempo siamo soli con noi stessi. And so one of the most important elements of this container of the retreat is the silence, the noble silence. Quindi uno degli elementi fondamentali del ritiro è il nobile silenzio. That means not speaking to each other, not writing notes to each other, not reading and not writing yourself, not journaling, not spending time writing poetry or whatever you might normally write. Quindi si tratta prima di tutto di non parlare con gli altri, di non leggere, di non prendere appunti, quelli che sono magari gli appunti che siete abituati a prendere durante la giornata. E anche di non scrivere dei messaggi gli uni agli altri. So noble silence is external silence between us. Quindi il nobile silenzio ha un aspetto esteriore, per cui è un silenzio che riguarda le relazioni gli uni con gli altri. And internal silence within ourselves. E è un silenzio interiore, con il silenzio che c'è all'interno di noi stessi, con noi stessi. And one thing I want to be very clear about is with this business of internal silence is please don't worry about the mind thinking. You can't control that. Vi prego, it doesn't mean you won't think or shouldn't think. Per quanto riguarda quello che possiamo definire come silenzio interiore, vi prego però di non preoccuparvi del fatto che la vostra mente continuerà a pensare, perché la mente pensa. It simply means not to encourage creative or process thinking by writing. Si tratta di non incoraggiare il pensiero attraverso, per esempio, la scrittura creativa. If you're in the middle of a process in the practice and something unfolds that seems very important, it's really natural that we want to hang on to that, to write it down so that we won't forget it. È del tutto naturale che se durante la pratica accade, si manifesta qualcosa che ci sembra importante, normale, naturale che noi lo si voglia trattenere, magari segnandocelo. But the moment we do that, we've stopped the process and we're just remembering. It's just blah, 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 blah.
Ma nel momento in cui lo facciamo è proprio lì che stiamo bloccando il processo, è soltanto una sorta di chiacchiera. Interrompiamo il processo che si sta sviluppando. If it's something really important, you will not forget it. You can trust that. E vi garantisco che se è qualcosa di veramente importante ve lo ricorderete, non ve lo dimenticherete. And I know this is difficult for a lot of people. It was difficult for me. I used to write poetry and it took over retreats. E so che questo per alcune persone può essere davvero molto difficile. Nel mio caso è stato molto difficile perché ero abituata a scrivere poesie. But not only was it not good poetry, it wasn't good practice either. Ma non solo non si trattava di buone poesie, ma non era neanche una buona pratica. So silence. Yeah. Even if you struggle with this, please keep going with it. I really encourage that. Quindi il silenzio, anche se è può essere davvero una sfida per molti di noi, ma vi incoraggio veramente a coltivare questo aspetto. So that's the first element of the container of the retreat. Quindi questo è il primo elemento di questo contenitore del ritiro. The second is, of course, the schedule. Poi ovviamente il secondo aspetto è quello dell'orario. For the weekend, or the first couple of days, to establish a momentum, we'll be having group sittings, group walkings. You've seen the schedule that's posted. Or I assume you've seen the schedule that's posted. Quindi per questi primi 2 giorni, sabato e domenica, ci saranno degli orari fissi per le sedute, le camminate. Questo saranno appunto di gruppo. In questo modo si crea un po' si avvia il processo. And I really would like to ask that you come to sittings on time and not come in after the sitting has begun. E vi chiedo di venire veramente in orario per la seduta, di non entrare dopo che è iniziata. And of course, if there's something that calls you to leave, something physical that you need to do, don't feel shy to leave. But otherwise, please just maintain that communal rhythm of sitting and walking for the first couple of days. E certamente se durante la seduta c'è qualcosa di fisico, un'emergenza fisica che vi chiede di lasciare la sala, vi sentite obbligati a lasciare la sala, naturalmente fatelo, non vi preoccupate di questo, però se non è qualcosa davvero di urgente, davvero cercate di rimanere, mantenere questa pratica collettiva. The first couple of days of a retreat can be a challenge. I primi 2 giorni di un ritiro possono essere un po' una sfida. So having a schedule of group sitting and walking is a huge support for that. It gives you discipline. E quindi il fatto di avere degli orari ben fissi durante la giornata è un sostegno importante. Eventually, when in 2 or 3 or 4 days, depending on how it feels in here, we'll open it up a bit, but still there will be this rhythm of sitting and walking and sitting and walking. Dopo qualche giorno vedremo un po' a seconda di come andrà insomma il percorso, stabiliremo invece un orario un po' più lasso, però manterremo sempre questa alternanza di camminata e seduta. And your mutual support of each other in this is just one of the most important parts of the retreat. So thank you in advance for that, because we can't do this alone. Oh, you can, but it's much, much harder. E il sostegno che vi date reciprocamente è veramente uno degli aspetti principali di un ritiro, e per questo vi ringrazio già anticipatamente. Si può fare tutto questo anche da soli, ma farlo insieme è davvero è un sostegno straordinario. So there's the silence,
There's the schedule and the group sittings. The third aspect that is part of the container of this retreat is what I bring to it, which will be interviews and Dhamma talks. Il terzo aspetto, dopo il primo che è il silenzio e le sedute di gruppo e la camminata di gruppo, è quello che l'insegnante porta alla pratica, e cioè i colloqui e i discorsi di Dhamma. So tomorrow will be a day of no interviews. It'll be a day for you to really get the momentum of the practice going. Domani non ci saranno colloqui, è una giornata che è dedicata per mettere un po' in moto il processo del ritiro, della pratica. And then day after tomorrow we'll have group interviews where I'll see all of you in 4 groups. Invece domenica ci saranno 4 gruppi, 4 colloqui di gruppo. And then on the succeeding days, the days after that, there will be individual interviews, 2 groups each day. So you will each have 3 individual interviews with me privately. Quindi i giorni successivi invece ci saranno colloqui individuali a giorni alterni, quindi in linea di massima ognuno di voi avrà 3 incontri individuali con me. Some people don't like interviews because it feels like pressure. Alcuni non amano i colloqui perché si sentono come sotto pressione. But this is not an examination. Ma qui non stiamo facendo degli esami. You can't pass or fail an interview. Non si può essere bocciati in questo contesto. This is basically a way of me learning how it's going for you. Si tratta semplicemente di permettermi di capire come le cose stanno procedendo con ognuno di voi. And when the time comes, I'll say a few words about what that means. E magari verrà poi il momento in cui ne parlerò un po' più diffusamente. And then each night I will be giving a Dhamma talk in here in the evening. Ogni sera poi farò un discorso di Dhamma. Which is, for at least some of the times I've been on retreat, that's the most entertaining part of the day. Che può essere per alcuni, per me in certi ritiri lo è stato, il momento più piacevole del ritiro, della giornata. Oh, relief. Un sollievo. And the purpose, though, is not entertainment, but to share what my teachers have shared with me about metta, to perhaps inspire, and really to give you some sense of what we're doing here, the context, and to share what the Buddha taught about metta. Però non si tratta ovviamente di un momento di intrattenimento, si tratta per me di condividere con voi quello che mi è stato comunicato dai miei insegnanti e quello che il Buddha ha insegnato rispetto alla metta. E anche, scusate, anche forse essere quindi in grado di essere una fonte di ispirazione. And then in amongst all of that Dhamma activity, there is your yogi job, and there are wonderful, beautiful, very healthy, tasty meals that are also huge supports for the practice. Poi, oltre a tutto questo, ci sono gli yogi jobs, cioè i lavori che ci sono da fare tutti i giorni, che sono anch'essi parte della pratica, e poi dei meravigliosi e succulenti pasti che sono anch'essi di sostegno alla pratica. None of these things are separate from the practice. Not the working, not the eating. E nessuno di queste attività sono separate, né vanno considerate separate dalla pratica, né i lavori nel momento in cui si lavora, né quando si mangia. There are in fact opportunities to continue to cultivate loving kindness in a more engaged way. Sono invece delle opportunità per coltivare la gentilezza amorevole in un contesto più attivo.
So all of these are elements of this container, this framework of the retreat. Tutti questi sono le basi, i pilastri proprio del ritiro. And the amazing work that everybody here does to keep this place going is the external aspect of that framework. E tutto il lavoro che viene fatto per permettere che il ritiro si possa svolgere è l'aspetto esterno che appunto permette tutto questo di avvenire. And what that framework, whether the external framework or the container of the retreat, what both of those it has as a foundation is ethical conduct. E il fondamento di tutto ciò è una condotta etica. So I tend to find myself talking about sila, ethical conduct, as part of the container of the retreat, but really it's the entire foundation of it. E mi capita di parlare di sila come parte del contenitore, diciamo, del ritiro, ma in realtà è proprio il fondamento di tutto. My preceptor and Vipassana teacher, Sayadaw U Pandita, used to speak at great length about the importance of ethical conduct to the practice itself. Il mio precettore insegnante, Sayadaw U Pandita, parlava lungamente dell'importanza di sila, veramente come fondamento della pratica. And there are a number of reasons that ethical conduct is important as the foundation of the practice. Ci sono vari motivi per cui una condotta etica, una condotta morale è davvero il fondamento costitutivo di una pratica corretta. And I don't want to go into any depth about that right now because it'll take a whole hour. Non ne voglio parlare a fondo adesso perché ci vorrebbe un'ora intera. But primarily we're here to cultivate kindness, metta. Ma noi siamo qui fondamentalmente per coltivare metta, per coltivare la gentilezza, Benevolence. la benevolenza. And each one of these precepts is a metta practice in itself. E ognuno di questi precetti è una pratica di metta già di per sé. Because we undertake the training. This is how these precepts are articulated. We undertake the training not to cause harm to others. Perché quello che stiamo facendo è cominciare proprio un addestramento a non danneggiare, a non fare del male agli altri. This is a really long tradition and there's a reason for that. È una tradizione davvero antica e c'è un motivo per questo. Besides simply creating a place of safety for others, this also develops the heart. Oltre a creare uno spazio protetto per gli altri, questa è anche una coltivazione del cuore. And protects our own heart from any remorse that might arise because of something we've done. E protegge il nostro cuore permettendogli di non provare in seguito rimorso per qualcosa che abbiamo fatto in passato. So the precepts protect us, they protect each other, and they're a metta practice in themselves. Quindi i precetti proteggono noi stessi, ci proteggono l'un l'altro e sono già essi stessi di per sé una pratica di metta. So you've all been sitting here for a while. What I want to do is take a short break, but before we do that, I want to formally
enter into this retreat by offering the precepts, and we'll chant them together. E faremo una breve pausa, però prima di questo vorrei che entrassimo formalmente nel ritiro cantando, intonando insieme i precetti. So how many of you are familiar with these? Or let me put it this way. How many of you do not know these precepts? Quanti Please di raise your hands high if you chi non don't. conosce affatto i precetti, per favore, se può alzare la mano. Okay. Not so many. Okay. Non così Those of tanti. you who do not know them, we'll chant them tonight, call and response. Per quelli che non li conoscono, questa sera li intoneremo, Virañani li dirà una volta e poi noi li ripeteremo. These are not in Italian or English, but in Pali, which is the language in which the Buddhist texts were written down. E non sono né in inglese né in italiano, sono nella lingua Pali, che è la lingua in cui sono stati tramandati i testi. There is on these sheets, on one side it's the Pali and the English, the other side it's the Pali and the Italian. Quindi su questi fogli da un lato ci sono i precetti in Pali e la traduzione inglese, dall'altro lato ci sono i precetti e la traduzione in italiano. This side with the bold print might be easier to follow when you're chanting. E il lato, mentre li intoniamo, li cantiamo, c'è il lato in grassetto che forse è più facile da leggere. But feel free to also look at the back side, maybe at some point this evening. Ma quando volete questa sera potete leggere, consultare la parte in italiano. To get a sense of what you are undertaking. In modo che sappiate a che cosa vi state impegnando a fare. These are not rules, but a training. Non sono regole, ma è un addestramento. So it's not like I will not. It's like I undertake the training to refrain from. Quindi non è non farò questo, ma in italiano prendo l'impegno di astenermi da. So please let this in. This is another place to relax. Quindi anche qui rendetevi conto che di nuovo anche qui è un luogo in cui vi potete rilassare. If you find yourself by force of habit breaking a precept, perhaps you hit a mosquito, don't judge yourself. Don't think of yourself as a failure. Simply, and then repeat that precept to yourself again. I undertake the training to refrain from. Se per la forza dell'abitudine vi trovate a non rispettare un precetto, per esempio date uno schiaffone a una zanzara, non sentitevi male, non giudicatevi, non colpevolizzatevi, ma ritornate al precetto e ripetetelo nuovamente. Ripetete quindi l'impegno ad astenervi a fare ciò. This is one of the most beautiful aspects of this practice. It is completely understood that we will sometimes break the precepts. Questo è davvero uno degli aspetti più interessanti, più belli di questa pratica, perché si dà per scontato che prima o poi ci troveremo a non rispettare uno di questi precetti. No matter how much we want to not do that, until we are awake, until we have attained really significant depth of practice, habit is present and manifests.
La forza dell'abitudine è potente e è presente e si esprimerà finché noi non avremo raggiunto davvero un livello di pratica molto profondo, un livello della pratica molto avanzato. And the whole point of taking these precepts is to have a way of reminding ourselves again and again and again, oh yeah, this is what I want to do. E prendere i precetti e ripeterli è un modo davvero per ricordarci che questo è davvero quello che io voglio fare, ciò in cui mi voglio impegnare. So we will chant 9 precepts. Quindi intoneremo i 9 precetti. The 9th precept is the only one that is not undertaking the training to refrain from something. E il 9° precetto è l'unico in cui l'addestramento non consiste nel trattenerci dal fare qualcosa. And this is a precept to cultivate loving kindness. Ed è il precetto in cui ci si impegna a coltivare la gentilezza amorevole. Most monastics, or most retreats led by monastics, require that people take all of these precepts. E tutti i monaci, o perlomeno in quasi tutti i ritiri che sono guidati da monaci, viene richiesto di seguire di prendere tutti i precetti. But because this is a metta retreat, and because many people here in the West are not used to doing this, I will not require that you take these precepts, all of them. I will invite you to try it if you are interested. If you want to deepen your commitment to this, experiment with your capacity to experiment with what is it to refrain from. Quindi io non richiederò invece che voi osserviate tutti i precetti, tutti gli 8 precetti, ma vi invito a sperimentare e anche vedere quelli che possono essere i vostri limiti, o andare a esplorare quelle che possono essere delle possibilità di espandere la vostra pratica, approfondire la vostra pratica. So all of us will take the first 5 and the last one. Quindi tutti noi prenderemo i primi 5 e l'ultimo. And if you are interested and want to explore the other 3, I would really, really, really encourage you to do this. E se invece siete interessati, avete desiderio davvero di esplorare gli altri 3, vi incoraggio caldamente, vi incoraggio davvero ripetutamente a farlo. Because they simplify life. And that's very supportive of the practice. Perché semplificano la vita, e questo è di grande sostegno per la pratica. The hardest one for people, of course, is the 6th precept, which is a precept that is undertaking the training to refrain from eating after the noon meal. Naturalmente quello che costituisce una sfida maggiore è il 6°, quello che dice: prendo l'impegno di astenermi dal prendere cibo dopo mezzogiorno. We're not used to doing this so much. Non siamo abituati a questo. But it's really, really supportive of the practice. Ma è davvero di grande supporto per la pratica. So I would encourage you to play with this if you're interested. Quindi vi incoraggio davvero a giocare, a esplorare questo aspetto. And I don't know, but I assume there is a sign-up sheet for the kitchen. Yeah, you already know about this. Sì, sono già state date le istruzioni su come regolarsi per avvertire la cucina se prendete o meno il pasto serale. One thing I would say about this is if you want to try it, try it. If it's really taking you in a very difficult place, feel free to take your name off that list.
Quindi se avete deciso di prendere tutti gli 8 precetti, ma a un certo punto davvero diventa troppo, vi ritrovate in uno spazio difficile, non vi preoccupate, potete sempre tornare a prendere i 5, quindi togliere il vostro nome dall'elenco. Yeah, give it a couple of days. It takes some time to get used to this. For me now, it feels like just the normal way of living. Ci possono volere un po' di giorni perché questo possa diventare una pratica comoda, diciamo. Per me è del tutto normale adesso. But that's taken a long time. Ma c'è voluto del tempo. Yeah. Don't worry if there are feelings of discomfort. Hunger is a normal physical thing. E non vi preoccupate se avete delle sensazioni fisiche sgradevoli, se provate la fame, è del tutto normale. And one of the things that this precept does very well is it helps us change our relationship to hunger. E quello che questo precetto fa è di cambiare la relazione che abbiamo con la fame proprio. And to find other sources of comfort besides food. Trovando altre fonti di agio a parte quello del cibo. Which are actually deeper and much more profound. Che sono delle fonti di agio molto più profonde e soddisfacenti. So to feel hunger and to let it in and radiate loving kindness to oneself, may I be at ease with these sensations, is actually incredibly supportive of a very wholesome and balanced relationship with food. Quindi avere fame e irradiare gentilezza amorevole nei propri confronti in questa situazione all'inizio un po' disagevole è un modo per avere una relazione molto più sana con tutto questo. To be able to comfort ourselves with care as opposed to taking some external substance and using that as comfort is it's very supportive out there in life. Quindi il fatto di essere in grado di avere un'attitudine di cura nei nostri confronti che sia diversa da quello di semplicemente assumere un alimento esterno è qualcosa che può essere di grande sostegno e di ispirazione anche nella vita quotidiana. And if you have, or I should say but, if you have had a difficult relationship with food, if you've had some relationship to food that has been very, very challenged, be careful with this precept and don't feel you have to take it. Ma se avete avuto un rapporto in qualche modo un po' difficile con questo aspetto della nutrizione, del cibo, vi incoraggio a non sentirvi a disagio se più che altro ecco, a stare attenti con questo precetto, a prenderlo, maneggiarlo con cura, diciamo. Okay. So let's take these beautiful precepts together. Quindi prendiamo insieme i precetti. So I will chant a line, please repeat it back to me. Quindi io dirò la frase, per favore voi la ripetete dopo di me, frase per frase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Panatipata. Pannapatipata. Veramani. Veramani. Sikapadang. Sikapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Adina dana. Ananadana. Veramani. Veramani. Sikapadang. Sikapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Abrahmacharya. Abrahmacharya. Veramani. Veramani. Sikapadang. Sikapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Musawada. Musavada. Veramani. Veramani. Sikapadang. Sikapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Surameraya. Surameraya. Majjapamadatthana. Majjapamadatthana. Veramani. Veramani. Sikapadang. Sikapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. And those of you who would like to take the 9 precepts. Per quelli che prenderanno Vikala bhojana. Veramani. Sikapadang. Samadhiyami. Nacha. Gita. Wadita. Visukadasana. Malaganda. Vilepanna. Dharana. Mandana. Vibhusanatana.
Viramani Sikapadang Samadhihami Uchasayana Mahasayana Viramani Sikapadang Samadhihami. And everybody. E tutti. Metta Metta Sahagatena Sahagatena Cetasa Cetassa Sabhavantam Sabhavantam Lokang Lokam Paritva Paritva Viharami Viharami Idamme Silang Idame Silam Magapala Jnanasa Magapala Jnanasa Pachayo Hotu. Pachayo Hotu. And together. Tutti insieme. Sadhu, 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 Sadhu. Now you are adorned with the garland of Sila. Ora siete adornati con la ghirlanda di Sila. It is an adornment, a beautification of the heart. È veramente un ornamento ed è una purificazione del cuore. And a rare and precious thing in this world. È una cosa rara e preziosa in questo nostro mondo. And with this we begin our journey together. E con questo cominciamo il nostro viaggio insieme. What I will share with you does not come from me. Quello che condividerò con voi non nasce da me, non deriva da me. It came from the Buddha. He taught this practice. And it has been over the millennia practiced by countless people. È una pratica che è stata insegnata dal Buddha e che è stata insegnata e praticata per centinaia d'anni, per migliaia d'anni, attraverso i millenni. So in chanting the homage and the refuges before the precepts, we remember this. Quindi prima dei precetti abbiamo reso omaggio al Buddha, abbiamo fatto i rifugi e questo è per ricordarci di tutto ciò. Starting with the Buddha, countless people have struggled with habit, have struggled with the practice, have gone through the process of training and purification that is this metta practice, and succeeded. A cominciare dal Buddha, migliaia di persone hanno iniziato questo addestramento e hanno anche avuto le loro difficoltà nell'affrontarlo, eppure poi hanno avuto successo. And if they can, we can. E se ci sono riusciti loro, possiamo farlo anche noi. So we take refuge in this. E quindi prendiamo rifugio in questo. And begin the practice together. E cominciamo la nostra pratica insieme.